Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio un video di comparazione per capire le differenze, seppur minime, tra il Sonoff Dual R3 normale, quello uscito per primo, e il Sonoff Dual R3 Lite, che è uscito da poco, che è uscito un po' così, senza fare troppa pubblicità e senza capire bene cosa fosse. Oggi vi faccio vedere le differenze reali. Bene, Sonoff Dual R3 tradizionale, Sonoff Dual R3 Lite. La scatola è uguale, con l'unica differenza che quella del Lite è un pelino più alta e soprattutto abbiamo questo bollino giallo che salta subito all'occhio che lo distingue dalla versione normale. Per il resto sono uguali, guardiamo le caratteristiche tecniche. Abbiamo la stessa corrente in uscita supportata, 15 A totali 3003 o 10 A 2002 sul singolo canale. Questo cosa vuol dire? Che se su un canale possiamo arrivare a 2200 watt, sul secondo possiamo arrivare a 1100 watt per un totale di 3003 e non 2002 più 2002 che fa 4004. Una volta tirati fuori dalle confezioni sono assolutamente quasi identici. Anche qui la differenza è che troviamo scritto in modello Dual R3 Lite, abbiamo gli stessi morsetti sulla parte inferiore, quindi neutro in ingresso, linea in ingresso ponticellata per comodità, uscita 1, uscita 2, S1 e S2. Idem per il Lite, entrambi forniti con l'adattatore per barra DIN. Come case e dimensioni vedete che è assolutamente lo stesso, sono assolutamente paragonabili. Ora li alimentiamo, li installiamo e capiamo dal vivo le differenze. Ho collegato provvisoriamente entrambi i Dual R3, li ho collegati alla mia nuova morsettiera da banco. In uscita ho usato solo il canale 1 su entrambi i Dual. Una cosa che volevo farvi notare è questo errore che ho lasciato volontariamente, perché se montate il Dual che ha una morsettiera un po' antipatica con tutto il rame che esce di fuori in questo modo, non è un montaggio corretto, perché andando a manovrarli, a mettere le mani, o se ci finisse un oggetto conduttivo in mezzo, qui si prende la corrente o si rischia di fare dei cortocircuiti. Il modo corretto per montare i fili nel Dual R3 è questo. Vedete che non c'è il rame che esce, questo è un modo corretto e sicuro. Mi raccomando, quando fate l'installazione dei Dual, di fare attenzione a questo aspetto, perché la morsettiera è un po' antipatica e potrebbe dare problemi. Ora ho alimentato solo il primo, facciamo l'accoppiamento uno alla volta per non confondervi le idee. Diamo corrente, il Dual inizia a lampeggiare con 2 lampeggi veloci e 1 lento, vuol dire che è in modalità accoppiamento, altrimenti bisognerebbe tenere premuto il pulsante finché non entra in questa modalità, quindi 2 lampeggi veloci e 1 lento. Questo è l'unico modo per accoppiarlo. Dopodiché nell'app WeLink andiamo a fare aggiungi col tasto blu, non si fa accoppiamento rapido, tutta la serie R3 dei Dual si accoppia col Bluetooth, quindi accoppiamento Bluetooth qua sotto a sinistra, dobbiamo confermare che l'indicatore lampeggia correttamente mettendo una spunta blu qua sul tondino. Lui trova già un dispositivo, clicchiamo connetti, cerchiamo la rete wifi alla quale il Sonoff si deve connettere. Lui mi fa una scansione e mi trova già la mia rete conosciuta Etihad. La password me l'ha già memorizzata perché non è il primo accoppiamento che faccio, o altrimenti bisogna configurare nome e password della rete. Mi raccomando, una cosa che non mi ricordo sempre di dire è che le reti wifi dei Sonoff, oltre a essere 2,4 GHz, devono essere anche con nome e password non complessi. Underscore, caratteri speciali, troppe maiuscole o minuscole tendono a dare problemi. Io ad esempio ho un nome semplicissimo che è Etihad e una password numerica, un numero complesso ma solo numeri. In questo modo siamo sicuri che tutti i dispositivi smart di casa non avranno mai problemi a connettersi. Salviamo, andiamo avanti. Cerca il dispositivo, lo trova, si chiama Dual R3. Me lo trova anche già l'assistente di Amazon. Vado immediatamente a cambiare il nome e lo chiamo Prova 1 in taverna, completato. Vedete che trovo il dispositivo Prova 1. Cosa succede? Che il Dual R3 al primo accoppiamento chiede in che modalità deve funzionare. In questo caso lo usiamo come gestione di una luce, quindi come interruttore, e salviamo la modalità. Canale 2 non c'è nulla di attaccato, canale 1 mi accende la luce. Molto bene, ora la prima cosa da fare è andare qui sopra in alto a destra con i 3 puntini a cambiare il nome dei canali. Entriamo su nome Prova 1 e lo chiamiamo luce 1. Ok? Questo per farvi capire dopo con i comandi come si differenziano i canali. Quindi Prova 1, luce 1. Ora che lui è connesso vado ad alimentare anche il secondo Dual ma il Lite. Anche lui sarà in modalità accoppiamento, 2 lampeggi veloce e 1 lento.
Dentro l'app andiamo di nuovo su più, accoppiamento Bluetooth anche qui, confermiamo, andiamo avanti, trova il dispositivo, ci connettiamo, trova la solita rete wifi, andiamo avanti, trova il dispositivo e anche qua andiamo a cambiare nome. Lo chiamiamo prova 2, sempre in taverna. Quindi adesso abbiamo prova 1 e prova 2. In prova 2, stessa cosa, quando entriamo ci chiede la modalità di lavoro, ma a differenza di prima è scomparsa una modalità, cioè la modalità misurazione, perché alla fine della fiera è la differenza sostanziale che c'è tra il dual normale e il light. Anche questo lo impostiamo come interruttore. E salviamo. Anche qui canale 2 non c'è, canale 1 mi accende la luce. Andiamo subito a cambiare il nome del canale 1 anche qua e lo chiamiamo luce 2. Perfetto. Ora che abbiamo i nostri due dispositivi vi faccio vedere la differenza sostanziale. Il prova 1, che è il dual R3 normale, quando vado a dare l'accensione al canale, se io entro qua nella voce consumo su luce 1, mi dà la tensione in ingresso, la potenza reattiva, la potenza apparente e il consumo in corrente. Questo perché il dual R3 normale ha il misuratore di assorbimento. A cosa serve? Serve a monitorare i carichi, che possono essere luci o quant'altro, ma soprattutto in modalità tapparella serve al dispositivo per sentire quando il motore si ferma e per gestire tutte le aperture percentuali. Questa è la differenza sostanziale. Se noi ora torniamo nel dual R3 Lite, che si chiama prova 2, se io accendo la luce 2, che sarebbe il canale 1, lui me l'accende tutto quanto, ma non ho il controllo dei consumi. Quindi la differenza sostanziale è esattamente questa: la gestione in uscita del controllo dell'assorbimento. Quando idoneo un dispositivo, quando idoneo l'altro, il dual R3 tradizionale è sicuramente per gestire le tapparelle o comunque motori, perché ha il controllo dell'assorbimento. Se dovete gestire solo delle luci, come il video che avevo fatto con ad esempio i deviatori, è indicatissimo il Lite semplicemente perché costa un po' meno, ma se per caso trovate allo stesso prezzo il normale e il Lite, ovviamente prendete il normale. Fa le stesse cose, si usa allo stesso identico modo, stesso ingombro, stessa morsettiera, ma in più vi misura anche in tempo reale cosa state consumando. Quindi in consumo abbiamo su ogni singolo canale la lettura, possiamo fare una misurazione in tempo reale di un determinato periodo o abbiamo uno storico di tutti i consumi giornalieri. Ora che li abbiamo chiamati prova 1 e prova 2, vediamo come funziona la gestione delle luci. Accendi prova 1, luce 1. Vedete, quando devo dare un comando a un dual, devo dire sia il nome del dispositivo che del singolo canale. Perché se io dico accendi prova 1... Ci sono più oggetti chiamati prova 1. Quale intendi? Vedete, mi va in crisi e non sa cosa pilotare. Spegni prova 1. Ci sono più oggetti chiamati prova 1. Quale intendi? Spegni prova 1, luce 1. Questo è l'unico modo per comandare il singolo canale con il dual, direttamente da come Alexa prende i nomi dei dispositivi. Diversamente, se entriamo nella nostra app, se andiamo in tutti i dispositivi, nei dispositivi che abbiamo trovato, vedete che abbiamo il prova 1 switch, prova 1 canale 2, prova 1 luce 1. Allora, cosa succede? Se io comando il prova 1 switch, lui gestisce in contemporanea tutte e due le uscite. Accendi prova 1 switch. Lui adesso mi ha acceso la luce, ma in realtà, se andiamo a controllare in WeLink, vedete che ha acceso entrambi i canali. Spegni prova 1 switch e vedete che li spegne tutti e due. Ovviamente questa cosa si può bypassare creando una routine. Come si crea una routine? Andiamo nel menu altro, dove ci sono le routine, ne creiamo una nuova. Inserisci il nome, la chiamiamo test luce. Questo è solo un nome per ricordarci cosa fa la routine, non serve. Invece quello che serve è quando questo accade. Allora, quando questo accade è quando con la voce dico e poi dopo mettiamo il comando, che può anche essere dai da mangiare al gatto. Ok, quindi questo quando avviene, quando dice dai da mangiare al gatto, cosa fai? Mi vai ad accendere il canale 1 del Lite. Quindi casa intelligente, tutti i dispositivi, andiamo a prendere prova 2, luce 2. Cosa fa? Me l'accende. Vado avanti e lo salvo. Lui salva la routine, dice che potrebbe volerci un attimo, ma se io dirò dai da mangiare al gatto, lui accenderà questa lampadina. Dai da mangiare al gatto. Vedete?
entrare nell'ottica delle routine serve a capire questo passaggio fondamentale che vi può aprire le porte a un mondo di automazioni, in un modo che tra l'altro avete visto è molto semplice. Spegni prova 2, luce 2. È più semplice creare una routine, no? Ovviamente per quello che riguarda i comandi filari, quindi in S1 e S2, non cambia assolutamente nulla da tutti i video che avete già visto, e se non li avete visti vi invito a guardare la mia playlist Sonoff che vi lascio in descrizione, perché vi fate una bella cultura generale. Dando in ingresso una fase su S1 o su S2 andiamo a gestire se deve accendere o spegnere l'uscita, in questo caso una lampadina. L'unica cosa che dovete controllare è che, ad esempio in prova 2, che è il light, se noi entriamo nelle impostazioni, dentro modalità di lavoro, dove abbiamo interruttore, dobbiamo scegliere la modalità di attivazione esterna. Questo cosa vuol dire? Che su ogni singolo canale possiamo decidere come lavora S1 ed S2. Quindi in questo caso luce 2 funziona in modalità bordo. Modalità bordo vuol dire che lui sente il cambio di stato tra S1 e S2, non gli interessa se è presente o assente la fase. Nel momento in cui è presente e va a mancare, commuta l'uscita. Nel momento in cui manca e viene data, commuta l'uscita. Lavora in questo modo. Modalità inseguimento invece risponde esattamente allo stato della presenza della fase, quindi se c'è la fase è acceso e se non c'è la fase spegne. Lui da lì non scappa. Modalità impulso invece gestisce un singolo tocco, diciamo, un pulsante. Se noi salviamo questa modalità e vado a procurarmi una fase, ovviamente non fate quello che sto facendo a casa, qui è tutto consentito, a casa bisogna sempre staccare la corrente. Se io vado a dare un singolo impulso di fase al comando S1, vedete che accende e spegne. Se avessi messo come modalità di attivazione esterna modalità bordo, lui sentiva la chiusura, l'apertura, ma se io do una chiusura e spengo dall'app, lui me lo spegne, e se io tolgo la fase dall'ingresso me lo accende. Questa è la modalità bordo, diciamo che lavora alternata. Se io invece vado a provare la modalità inseguimento, che tra l'altro si può invertire, lui lavora solo in base alla presenza della fase in ingresso o meno. Vedete che adesso ha salvato l'impostazione, manca la fase e me l'ha spento, perché finché c'è la fase sta acceso, quando viene tolta si spegne. Se io accendo dall'app e do la fase in ingresso non fa nulla, ma se la tolgo spegne. Quindi cosa vuol dire? Che se io la do e spengo dall'app me la fa spegnere, se la tolgo non fa nulla e quando la ridò la accendo. Quindi vi ho fatto anche vedere, che magari altre volte l'ho sottovalutato, cosa sono le 3 modalità di attivazione esterna, che sono le stesse che abbiamo anche su, ad esempio, i Sonoff Mini. Tra l'altro vi faccio vedere cosa succede se per caso vi sbagliate o fate l'esperimento e provate a dare il neutro al posto della fase come comando. Succede esattamente questo. Vi si carbonizza completamente il Dual R3. Fate attenzione, controllate sempre 2 volte. Già che ci siamo vi faccio vedere le differenze anche a livello di componentistica interna. Questo qui a destra è un Dual R3 normale. Questo qua, quello bruciato che abbiamo visto prima, è un Dual R3 Lite. Possiamo notare come la componentistica sia esattamente la stessa, stessi condensatori, resistenza, tutto uguale. L'unica cosa che posso notare è che manca questo quarzo, vedete, e tutta questa serie di resistenze qui a sinistra del relè. Quindi nel Lite manca appunto la parte che gestisce il controllo dei consumi. Infatti se li guardiamo posteriormente, questo qua è il light bruciato, dove in tutta questa zona non ci sono componenti saldati, mentre sul Dual R3 normale vedete che abbiamo in più questo integrato e tutti questi altri componenti qua, dove qui ci sono le piazzole vuote. Il light, ragazzi, mi piace tantissimo perché costa un pelino meno, che male non fa, ed è perfetto per tutte le applicazioni, diciamo, a livello di illuminazione, perché alla fine ormai è tutto a LED, diciamoci la verità. Controllare cosa consuma una lampadina LED o una serie di lampadine LED non è che ci dà tutto questo aiuto, però è molto versatile. Vi ho fatto vedere già il video con il tutorial, si può applicare anche al discorso del Sonoff Dual R3 che avevo fatto, che funziona con tutti i relè, quindi è
è perfetto per questi utilizzi. Ovviamente se li trovate allo stesso prezzo in qualche super offerta, per pagarlo uguale prendete l'R3 normale. Se lo trovate anche solo a 1, 2, 3 euro in meno, tutto fa. Grazie di aver guardato anche questo video, se vi è piaciuto un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, non vi sto a dire di Instagram, Amazon, Telegram, trovate anche tutto quanto come sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!